Ciao a tutti! Oggi rispondo a un dubbio di vocabolario molto frequente tra gli studenti di italiano. A lezione mi capita spesso di sentire studenti che confondono queste parole e che a volte le usano in modo un po' casuale. In questa video lezione ti spiegherò i significati di avanti e davanti, dietro e indietro. Come sempre ti mostrerò tanti esempi pratici per aiutarti a capire meglio come usare queste parole in contesto con le giuste preposizioni. Ho anche preparato un breve PDF con la trascrizione della lezione di oggi e con un piccolo esercizio per mettere in pratica quello che imparerai. Il PDF è completamente gratuito e lo puoi scaricare cliccando il link nella descrizione del video. Mi presento brevemente per chi non mi conosce. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri e su questo canale aiuto studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano attraverso contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono le mie lezioni, ti invito a iscriverti a questo canale per non perderti nessuno dei prossimi video che pubblicherò. E ora iniziamo subito con l'argomento di oggi. Per prima cosa vediamo la differenza tra avanti e davanti. Avanti si riferisce a una direzione o a un movimento nello spazio. Al contrario, la parola davanti si riferisce a una posizione nello spazio. La famiglia è davanti alla casa. Elisa si trucca davanti allo specchio. La palla è davanti alla scatola. In questi tre esempi che abbiamo visto, abbiamo usato la parola davanti per indicare la posizione di un oggetto nello spazio. Come hai notato, con questa parola usiamo sempre la preposizione a, davanti alla casa, davanti allo specchio, davanti alla scatola. Questo vale non solo per gli oggetti, ma anche per le persone o i pronomi personali. Per esempio, la scatola è davanti a Federico, oppure la scatola è davanti a me. Quindi ricorda, davanti si usa sempre per indicare la posizione di un oggetto nello spazio ed è sempre seguito dalla preposizione a. Al contrario, usiamo avanti per indicare una direzione o un movimento nello spazio. Per esempio, andiamo avanti, oppure possiamo dire vieni avanti, quando vogliamo che qualcuno si avvicini a noi. E ora vediamo la differenza tra indietro e dietro. Indietro si riferisce a una direzione o a un movimento nello spazio. Al contrario, dietro indica una posizione di un oggetto nello spazio. Vediamo qualche esempio. Possiamo dire il sole è dietro alla nuvola, oppure il sole è dietro la nuvola. Con la parola dietro possiamo usare la preposizione a, ma siamo liberi di scegliere. Possiamo anche non usare nessuna preposizione. Altro esempio, l'insegnante è dietro alla scrivania o l'insegnante è dietro la scrivania. Il bambino è dietro al cespuglio o il bambino è dietro il cespuglio. Come puoi vedere, la parola dietro può essere seguita dalla preposizione a oppure da nessuna preposizione. Entrambe queste due forme sono corrette e quindi la stessa cosa vale anche con le persone. La scatola è dietro a Federico
Oppure la scatola è dietro Federico, con e senza preposizione. Possiamo scegliere. Tuttavia, la parola dietro ha una piccola particolarità. Se abbiamo un pronome personale, dobbiamo usare necessariamente la preposizione di. Per esempio, la scatola è dietro di me. La scatola è dietro di me. Lo so, la grammatica italiana è piena di eccezioni fastidiose. Ti chiedo scusa, ma non è colpa mia. Quindi, ripetiamo come si usa dietro. Con la parola dietro, che indica una posizione nello spazio, possiamo usare la preposizione a oppure nessuna preposizione. Tuttavia, se abbiamo un pronome personale, dobbiamo usare la preposizione di, come negli esempi che abbiamo visto. Invece la parola indietro, esattamente come avanti, si riferisce a un movimento o a una direzione da prendere. Per esempio possiamo dire torniamo indietro. Ed è tutto per la lezione di oggi. Spero che dopo questa spiegazione sia un po' più chiaro l'uso di queste 4 parole. Ti ricordo che puoi scaricare gratuitamente un PDF con la trascrizione della lezione di oggi e che contiene anche un piccolo esercizio per fare un po' di pratica con queste nuove parole. Se ti piacciono queste lezioni e il mio modo di spiegare e quindi se vuoi rimanere aggiornato sulle prossime lezioni, ti invito a iscriverti al canale per non perderti nemmeno uno dei prossimi video. Ti ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e non vedo l'ora di vederti nella prossima lezione. A presto!